Sono contento di condividere con tutti voi l'esperienza che ho fatto al recente Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità che si è concluso lo scorso 27 ottobre. Ho avuto la fortuna di partecipare nel gruppo degli esperti, è stata veramente una grandissima esperienza di Chiesa. Per condividere l'esperienza forse prima di tutto bisogna capire, precisare che cos'è il Sinodo. Il Sinodo dei Vescovi è stato istituito da Papa Paolo VI nel 1965 come uno dei frutti del Concilio. Il Papa nel Concilio aveva fatto l'esperienza di come il dialogo con i Vescovi che venivano da tutte le parti del mondo aiutava il suo servizio nella Chiesa. E per questo in qualche modo ha voluto mantenere vivo questo dialogo. Dialogo era proprio una parola cara a Paolo VI, che è arrivato a dire che la Chiesa è in se stessa dialogo ed è dialogo con il mondo. E per questo deve avere dei momenti, dei tempi, degli spazi per realizzare questo dialogo. E il Sinodo è esattamente una esperienza dialogica, un luogo di conversazione. All'inizio questa esperienza era vissuta soltanto dai vescovi, ma col passare del tempo sono stati invitati anche altri membri del popolo di Dio. Papa Francesco nel 2015 ha in un certo senso riformato l'esperienza del Sinodo, la sua struttura, trasformandolo da un evento chiuso un po' in se stesso a un grande processo. Un processo che è esteso a tutta la Chiesa, a tutti i membri che la compongono. Per questo Sinodo è iniziato nelle comunità, nelle parrocchie, poi nelle diocesi, poi a livello nazionale, continentale, fino ad arrivare alle due grandi assemblee che si sono tenute in Vaticano. E questo non è soltanto un fatto organizzativo, ma nasce dalla consapevolezza della necessità di ascoltare tutti nella Chiesa. Allora una bella esperienza che ho proprio sentito partecipando è quella che veniva riportata di persone che hanno detto: per la prima volta nella Chiesa qualcuno mi ha chiesto cosa penso io. Io sono sempre andata a messa o da bambino al catechismo e poi ho frequentato la parrocchia e ho sempre sentito il parroco o altri sacerdoti che mi dicevano: il cristianesimo è questo, devi fare così, devi fare cosà. E sono dovuta arrivare a diventare una persona adulta o magari una persona anziana per sentire il parroco che mi chiedeva: cosa pensi tu sulla vita della Chiesa, sulle sfide della missione oggi, su come testimoniare il Vangelo nella nostra cultura, nella nostra società? È bello essere ascoltati, perché tutti, per la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo, abbiamo qualcosa da dire su Dio. E la Chiesa vuole ascoltare ciò che tutti noi abbiamo da dire su Dio, sull'esperienza della fede, sulla gioia, sulla fatica di essere cristiani. Dunque il Sinodo in questi anni è cambiato e per questo a questo Sinodo, pur essendo un Sinodo dei Vescovi, hanno partecipato tante altre persone, uomini e donne, sacerdoti, laici, laiche, consacrate. E come forse tutti abbiamo visto in televisione, sui giornali, sui mezzi di comunicazione, erano organizzate non solo in una grande assemblea, ma in gruppi, raccolti intorno a tavoli rotondi in cui dialogavano tra di loro. E questa è un'esperienza molto significativa di ascolto dei fratelli e di apertura del cuore ai fratelli. E quando un vescovo o un altro cristiano dell'Europa si mette in ascolto di come la fede viene vissuta in Africa, di come viene vissuta in America Latina, di come viene vissuta in India, veramente l'orizzonte si allarga e diventiamo più capaci di riconoscere come Dio opera nella storia, come Dio sta parlando alla Chiesa nel nostro tempo. Ci rendiamo conto dunque che alla base di tutto nella vita della Chiesa ci sono le relazione tra uomo e donna che ha sempre bisogno di essere convertita, perché a volte ci sono delle forme di maschilismo dominante oppure delle forme di
femminismo un po' aggressivo, contestatore. Ecco, invece quando si riconosce la vera reciprocità che ci deve essere. Oppure pensiamo alla conversione che ci deve essere nella relazione tra i sacerdoti e gli altri membri del popolo di Dio, superando quegli atteggiamenti di clericalismo che a volte bloccano le comunità e mortificano la possibilità di collaborare. Questo cambiamento nelle relazioni permette una cosa bellissima, portatrice di grande freschezza e di grande energia, cioè la possibilità di attivare dei processi. Processi vuol dire qualcosa che ha un dinamismo, qualcosa che cresce, che si sviluppa, che sboccia, perché porta dentro di sé un'energia che non si può prevedere prima a tavolino. E questa energia viene proprio fuori dalla interazione tra le persone. Noi diventiamo creativi quando incontriamo gli altri con la loro diversità, la loro sensibilità, ci mettiamo in ascolto, assumiamo un atteggiamento interiore ospitale verso gli altri. Quando siamo ospitali diventiamo creativi e questo genera dei processi. Il Sinodo ha parlato fondamentalmente di 3 grandi processi. Il processo del discernere insieme la volontà di Dio e la sua chiamata per la missione, il processo del modo in cui si prendono le decisioni nella Chiesa e i processi, potremmo dire, di rendicontazione, di trasparenza, per cui chi ha delle responsabilità trasmette agli altri, rende conto del proprio agire. Mi fermo soltanto sul primo per dare un accenno, questo del discernere, che vuol dire cercare insieme la volontà del Signore, ascoltare insieme ciò che lo Spirito dice oggi alle chiese. Spesso nelle nostre comunità, pensiamo alle parrocchie, agli oratori, alle scuole, lì dove c'è la nostra presenza cristiana, spesso noi facciamo un'attività che è programmare l'anno. Quando ci impegniamo un po' di più, arriviamo magari anche a progettare, cioè darci degli obiettivi, precisare i mezzi con cui cercheremo di raggiungerli, stabilire delle modalità di verifica. Quasi mai però facciamo questo esercizio che è quello più importante di tutti, che è l'esercizio di discernere, cioè metterci in ascolto degli appelli che Dio ci rivolge nella sua parola, nella storia, attraverso l'incontro dei fratelli. E questo richiede un certo esercizio spirituale, di preghiera, di silenzio, di meditazione della parola, ma poi la capacità di leggere con la fede l'ambiente in cui si è, le sue ricchezze, le sue sfide. Allora una cosa spiritualmente impegnativa, ma veramente molto, molto, molto feconda. Per cui invito tutti ad andare a leggere i numeri del documento del Sinodo, dal numero 82 in poi, parlano proprio di questa pratica, di questo esercizio del discernimento. Ascoltare i fratelli fino ad arrivare ad ascoltare Dio che mi parla attraverso i fratelli e le sorelle, per aprirsi insieme a qualcosa di nuovo, che normalmente sboccia nella gioia e nell'armonia di persone che hanno un atteggiamento libero, aperto al futuro che Dio vuole donarci. All'interno del Sinodo, l'ultima parola che voglio condividere con voi riguarda i giovani. Sono stati ripresi molti spunti che venivano dal Sinodo sui giovani che è stato celebrato alcuni anni fa. E quello che è stato soprattutto richiamato è questo: che cosa i giovani si aspettano dalla Chiesa. Prima ancora che la Chiesa organizzi nuove iniziative, nuove attività, i giovani si aspettano uno stile diverso di rapportarsi con loro. Questo stile che chiamiamo appunto sinodalità, che vuol dire camminare insieme, coinvolgere, responsabilizzare, ascoltare le attese dei giovani, anche quando magari si manifestano un po'
in una maniera che disturba, si manifestano come protesta, ma sempre sotto c'è un qualche desiderio di vita, un anelito che viene fuori. E oggi abbiamo veramente tutti quanti bisogno di ascoltare ciò che Dio ci dice attraverso i giovani, attraverso i loro sogni, attraverso le loro attese e anche attraverso le loro ferite. È quello che la Chiesa vuole fare assumendo lo stile della sinodalità, lo stile del camminare insieme, lo stile del ritrovarsi per mettersi insieme in ascolto di Dio. Questa è la mia esperienza, con gioia ve la condivido. Ciao!